Purtroppo negli ultimi mesi sto vedendo sempre più video di pescatori subacquei che scendono a 30, 40, 50 metri. Attenzione, guardiamo questi video con gli occhi di chi sa che se vuole farlo ha bisogno veramente di un allenamento specifico che sia prolungato nel tempo. Poi non voglio però discutere del fatto che secondo me questo tipo di pesca ci allontana un pochino da quello che è il vero senso di andarsi a fare una bella immersione, godersi il mare e soprattutto esplorare quelli che sono anche i bassi fondali. Purtroppo la pesca sta diventando solamente un andare al supermercato, scegliersi il pesce più grosso, prenderselo, magari anche rivenderselo. E questo sta veramente distruggendo quello che è lo spirito della pesca, ma soprattutto il mare. Stesso discorso per altri video di persone che pescano nel basso fondo con fucili in carbonio tutti complessi. In realtà, se uno è bravo, soprattutto in acqua bassa, si può pescare col manico della scopa e con l'elastico delle mutande, proprio come diceva Da Pirani. E io ho voluto realizzare un video dove, pescando in scogliere bassissime, si può pescare con qualsiasi arma, con qualsiasi fucile, perché il pesce gli arriva a 20 cm. E oggi voi vedrete proprio questo. E ora vi porto sott'acqua. Andiamo. Oggi mi immergerò su una scogliera che conosco molto bene. Siamo nel Lazio e sono circa 10 anni che non mi immergo in questo posto. È dicembre, l'acqua è fredda ed il sole è basso. Questo sarà un fattore durante la pescata, ma non potrò fare a meno di andare in alcuni punti contro sole. La scogliera in questione è una scogliera semisommersa, lunga circa 300 metri. Partirò sul lato sinistro, dove di solito c'è qualche spigola. Al centro invece è sempre ricco di cefali e salpe, e sulla destra mi ricordo che un tempo c'erano dei bei saraghi, ma ora non so più. Lungo questa scogliera l'acqua è molto bassa e va dai 50 cm ad un massimo di 3 metri. Non servono grandi dote di apneista, bisogna tuttavia essere bravi a non fare rumore e riuscire ad avvicinare il pesce. Come al solito sto utilizzando il mio fucile in legno. Questo è una misura da 80 cm ed è il famoso corallo, monoelastico, molto veloce e pratico per questo tipo di acque. Decido di utilizzare la tecnica che più mi piace, quella dell'agguato. Prendo aria, senza far uscire le pinne mi immergo e mi muovo molto lentamente lungo la scogliera, cercando di intercettare qualche bella preda e all'occorrenza mi fermerò sperando che si avvicini. C'è molto particolato nell'acqua e non si riesce a vedere bene. Tuttavia avete già visto un piccolo banco di latterini. Lontano dall'occhio della telecamera vedo un banco di cefali. Non sono enormi, ma potrebbe essere un buon inizio di giornata. Mi avvicino cercando di intercettarli. Purtroppo sono controsole e non è facile vederli. Il banco mi sfila sulla destra e cerco di utilizzare questa roccia come riparo. Qualcuno è un po' più grandicello e vedere che in quest'acqua torbida pescare contro sole a volte aiuta. È stato un tiro abbastanza lungo e tra le onde che infrangono riesco a recuperare con facilità questo cefalo che è finito in sagola. Ricarico velocemente il fucile. Questo è il bello di avere un attrezzo semplice e non troppo complesso, perché in quest'acqua bassa è molto più facile da gestire e mi muovo al centro della scogliera. Davanti a me si vede un grosso banco di salpe, ma qui è davvero difficile pescare perché le onde sono quasi più alte del fondo e mi impediscono di muovermi in maniera silenziosa. Il pesce infatti mi avverte e si allontana, anche se non velocemente. Tant'è che un'onda all'improvviso mi rovescia. Decido quindi di spostarmi sull'altro lato della scogliera e provare a muovermi con il sole alle spalle. Qui l'ambiente è molto particolare, sul fondo infatti è pieno di rocce di quella che noi chiamiamo tremolina. Non sono altro che delle costruzioni di sabbia che vengono fatte da alcuni vermi e che creano delle enormi strutture sottomarine, ricche di tane di qualsiasi forma di vita, dai pesci ai polpi ai piccoli invertebrati, crostacei e gamberi. Queste strutture sono estremamente friabili e vengono costruite in pochissimo tempo. Il rumore potrebbe attirare qualche orata o qualche spigola, ma non si vede nulla.
Visto che io non amo starmene lì ad aspettare pesci che non arrivano, decido di attuare la mia solita tattica dell'agguato. Non solo perché per me è un po' più produttiva, ma soprattutto perché mi consente di esplorare il territorio con un lunghissimo allenamento di apnea. Mi guardo sempre a destra e a sinistra e sebbene il masso che ho davanti sia produttivo, sulla destra si vede un bel banco di cefali. Allora mi giro di più di 90 gradi e comincio ad avvicinarmi. Guardo a sinistra e poi c'è un cefalo isolato sulla destra. Come avete visto, non servono chissà quali doti apneistiche, bisogna però saper guardare il territorio, muoversi come un cacciatore e cercare di non spaventare il pesce, anche se questo ci ha visto. Sto facendo una serie di agguati che finiscono con gli aspetti. Questo cefalo, avete visto, faceva parte di un banco enorme che mi è passato sulla destra e allora ho girato il fucile, poi era il più grande, è venuto all'aspetto e l'ho catturato. Davanti a me c'è un grosso banco di salpe. Questi pesci sono estremamente sospettosi, ma se ci si muove con cautela si riesce ad avvicinarli. In questo punto la corrente è molto forte e mi porta avanti e indietro. Guardate il movimento dei pesci, bisogna imitare lo stesso movimento e lasciarsi più o meno trasportare dalla corrente, rimanendo però attaccato al fondo senza che le pinne si alzino. Sto facendo un controllo sul banco delle salpe, sperando che ci sia qualche pesce più interessante. Tuttavia, stavolta il pesce non c'è, solo qualche cefalo mi passa sulla superficie, ma sono piccoli, non ne vale la pena. Ora comincia un altro problema. Purtroppo qui la visibilità comincia a ridursi in maniera importante ed è pieno di particolato nell'acqua. Dalla maschera vedere è molto più difficile. Inoltre, se notate, ho anche caricato male il fucile. Non ho portato l'elastico di destra sulla parte superiore dell'arma, ma in acqua onestamente non me ne sono accorto. Sono ancora in apnea e mi sto muovendo cercando di individuare qualche bella preda. Guardate il fondale come è ricco di vita rispetto ai graniti della Sardegna. Tutto dipende dalla conformazione delle rocce. Queste rocce infatti sono molto più porose e la vita è in grado di attecchire senza problemi sulla loro superficie. Ora ho il sole perfettamente alle spalle e davanti a me si vede un banco di cefali. Miro il più grande e sparo. Anche con l'elastico storto sono riuscito a centrarlo perfettamente. Come avete visto non faccio degli aspetti, ma l'agguato per me è la tecnica più efficace nel basso fondo. Purtroppo, nonostante sia ricco di pesce, questo punto è diventato troppo torbido e sono costretto a tornare indietro, muovendomi contro sole. Decido di scendere per dare un'occhiata sotto le tane di Tremolina per capire se c'è qualcosa di interessante. Ma a quanto pare le scorse mareggiate hanno un pochino insabbiato questa zona. Tuttavia l'idea di andare a curiosare lì sotto mi affascina e faccio diversi tuffi per vedere cosa potrei trovare. Al di là del pesce, andare sott'acqua è bello anche perché si scoprono delle cose incredibili, ma soprattutto perché ci troviamo in un ambiente, in un mondo che non è il nostro. Ad esempio, in questa zona del Lazio non è difficile trovare dei vecchi pezzi di anfora. Risalgono addirittura ai Romani, quando le navi trasportavano delle giare e delle anfore piene di olio ed altri alimenti. In questo caso ho trovato un fondo. Qui è davvero pieno di questi reperti e io di solito li lascio sul fondo del mare, se non sono così preziosi da portarli in un museo. Qualche museo, qualche pezzo che ho trovato, ce l'ha. Facendo su e giù ad un tratto mi accorgo di qualcosa di particolare sul fondo. Ci sono sul fondo 3 grossi sassi bianchi ed è una cosa abbastanza anomala. Mi avvicino per controllare, potrebbe essere la tana di un polpo. Infatti il polpo c'è e anche molto grosso. Aspetto un secondo per capire cosa fare. All'inizio penso di riuscire a tirarlo fuori direttamente con le mani, tuttavia la tana è più profonda di quello che pensavo e quindi sono costretto a risalire per cercare una soluzione migliore. Ne approfitto però per togliere i sassi di mezzo, infatti il polpo si attaccherebbe ai sassi e alla tana e sarebbe ancora più difficile estrarlo.
Ormai lui sa che io sono lì e comunque è stato disturbato. Provo a punzecchiarlo con la punta del fucile e vedo che comunque reagisce. Molto bene, non resta che prendere fiato e tornare una seconda volta. Questo per molti potrebbe sembrare crudele, in realtà è molto più crudele comprare il polpo nel supermercato che chissà con quali tecniche distruttive è stato pescato. Io ne prendo solamente uno al mese e me lo mangio tutto quanto senza alcun tipo di scarto. Ora lo sto punzecchiando col fucile e il polpo esce dalla tana. Molti potrebbero commentare che sembra un polpo di piccole dimensioni, ma la mia mano è molto grande e soprattutto la GoPro distorce, facendo sembrare tutte le catture più piccole. Ma vi assicuro che questo polpo pesava circa un paio di chili, un'ottima preda. Per ucciderlo senza farlo soffrire si taglia in mezzo agli occhi e il polpo quasi immediatamente comincerà a cambiare colore ed a flosciarsi. Dopo il polpo decido di immergermi di nuovo per provare a pescare qualche altro pesce. Sul fondo vedo degli strani cocci che sembrano fusi tra loro, ma non riesco a toglierli. Allora continuo con la mia pescata. Di fronte a me ci sono delle rocce interessanti. Guardo sotto e soprattutto cerco di concentrarmi davanti, sperando che quei cefali possano avvicinarsi. Girano intorno al sasso, la cosa migliore è quella di spostarmi. Ma nel farlo sono maldestro e sbatto il fucile sullo scoglio. Il cefalo se ne accorge e scappa via. Come vedete nel basso fondo basta davvero poco per spaventare il pesce e bisogna prestare la massima attenzione. Più avanti invece noto una cosa particolare. Si tratta di un vecchio rapala, così vecchio e starà lì da chissà quanti anni che tutta la vernice è andata via e addirittura parte del legno. Sott'acqua ho sempre trovato un sacco di artificiali e spesso, quando non ne avevo, ho riempito le mie cassettine. Continuo a muovermi alla destra della scogliera. L'acqua già qui è molto più torbida rispetto alla parte precedente. La tecnica però è sempre la stessa, lunghi agguati e alla fine qualche aspetto. In lontananza si vedono dei cefali, come delle ombre. Purtroppo è molto difficile mirarli. Cerco il momento giusto, ma la visibilità è davvero bassa. A un certo punto ne vedo uno un po' più grande, allora mi avvicino e sparo. Pensavo di non averlo preso, invece l'ho centrato perfettamente. Nel farlo, la prima GoPro si spegne e sono costretto a prendere la videocamera che avevo in mano. Con difficoltà enormi riesco a spostare la telecamera che avevo nell'impugnatura e la metto sulla maschera. A questo punto opto per una strategia completamente diversa. Qui l'acqua è molto torbida infatti e non ha senso fare degli agguati. Molto meglio fare degli aspetti alla base delle rocce e poi muoversi lentamente per vedere se qualche pesce si avvicina. Tuttavia non riesco a stare fermo in questa angosciosa acqua torbida e mi muovo piano piano. Appena mi sposto, un grosso cefalo si materializza davanti. Il pesce però è abbastanza spaventato e non verrà all'aspetto. Inoltre il fucile è troppo lungo e non riesco a brandeggiarlo velocemente. Però ho provato un tiro difficilissimo che comunque è riuscito. Il cefalo è stato preso perfettamente e questo è anche un ottimo esemplare. Il pesce per fortuna c'è, tuttavia io sono quasi arrivato alla fine della scogliera, ho il sole in faccia e l'acqua qui è decisamente torbida. Stavolta si capiscono i limiti di avere un fucile troppo lungo quando le condizioni ne vorrebbero uno più corto e veloce. Tuttavia ho quest'arma e mi devo adeguare. Provo a fare qualche aspetto anche se mi trovo contro sole, però contro sole è più facile vedere le sagome dei pesci che si avvicinano. Mentre scruto a destra e a sinistra, all'improvviso mi trovo di fronte un pesce che non mi aspettavo. La telecamera lo vedrà prima del mio occhio, proprio perché ha il grandangolo. È un grossissimo cefalo, ma sono lento a spostare il fucile e il pesce se ne va. Potrebbe però tornare, allora decido di fare un altro aspetto. Mi immergo esattamente nello stesso posto e stavolta mi immobilizzo.
ma l'acqua sta diventando sempre più torbida e rispetto a quello che voi vedete con la telecamera io vedo ancora meno. È da tanto che non pesco in queste condizioni e sono abituato all'acqua limpidissima della Sardegna. Mi giro in continuazione, quasi temendo che da un momento all'altro potrebbe materializzarsi qualche pesce. E così accade, nell'ombra passa il cefalo. Lo vedo a malapena e purtroppo lo manco. Nei tuffi successivi l'acqua è diventata veramente torbida. I cefali però ci sono, ma mi passano a destra e a sinistra troppo velocemente. Non riesco a mirarli e non vedo assolutamente nulla. Qui neanche con un fucile più corto potrei fare molto. Più avanti, per fortuna, l'acqua è molto più chiara e riesco a scendere senza problemi. I cefali mi passano accanto, ma questi non sono grandi. Sulla sinistra, a un certo punto, un cefalo più grande si avvicina. È un tiro impossibile da sbagliare. Quest'ultimo tiro ci fa capire che non servono mimetismi incredibili o fucili super complessi per pescare in questi fondali. Io sono un pescatore normalissimo, non ho delle doti eccezionali, mi piace però ogni tanto fare un'immersione, catturare il pesce e mangiarlo. Ho mangiato nella settimana successiva sia il polpo sia i cefali. I cefali addirittura li ho gustati crudi, con poco di limone, sale e olio, il modo migliore per mangiare il pesce, dopo averlo abbattuto. Anche in questa immersione avrei potuto continuare a pescare ed avere un carniere ancora più ricco di prede, ma avrebbe avuto senso? Secondo me la parola chiave è sostenibilità, pescare il giusto per una cena o per un pranzo, come dico sempre io. Non esageriamo mai. E soprattutto ricordiamoci che il mare non è un supermercato e il pesce non va rivenduto. E noi ci vediamo al prossimo video.